Bomba! Siamo in diretta, Buonasera. raga. Molto Buonasera. bene. Benvenuti a tutti, raga. Welcome, welcome, welcome. È stata molto, molto veloce, eh. Dovremmo mettere dei countdown un pochino più approfonditi, perché vedo che comunque ci vuole un pochino di tempo. 30 secondi, secondo me, Mhm. sono un po' pochi, per far partire la live. Come state, raga? Intanto benvenuto a Bela, Grazie. che stasera ci fa compagnia, il caro Bela dei Black Warriors, che già abbiamo avuto qui in live con noi, tra l'altro, no? Con, Sì, eh, un mesetto con, fa. eh, con tutto il tuo team. Sì. Mhm. Ci siamo fatti una bella chiacchierata. Stasera siamo orfani di Puggio. Ci ha abbandonato. Quindi, Bela, se vuoi metterti tipo il Golfo di Napoli dietro, come fa Posso Puggio, metto il green screen. puoi fare il supplente, puoi fare, insomma, una cosa di questo tipo, insomma. Caro Axel, buonasera. Buonasera. Come la va? Bene, 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 bene. Bene? Cosa ci Sì, racconti? Tutto a posto? siamo tutti a posto. A livello di mini sono un po' fermo, del vero questa settimana Mm? non ci ho smanettato sopra. Entro però la finale di campionato che avremo da Edo il 21, rinnoviamo intanto un po' l'invito, e devo necessariamente riuscire a smanettare sull'anteriore, perché non ammortizza bene. E qualcuno qua sotto invece ha appena scoperto il green screen e quindi a Eh, breve Ciao avremo un punto fase Felix. 2. Buonasera, buonasera ragazzi, benvenuti, benvenuti. Piano piano vedo che state piano piano arrivando. Stasera, raga, abbiamo, come avete visto, non abbiamo Puggio, ma abbiamo Bela che farà le sue veci, anche in funzione dei green screen, Possibile. mi viene da dire. Quasi quasi propongo alla moglie di dipingere di verde dietro, che così si Fai adatta di prima, più. probabilmente. No, tra l'altro stavo riflettendo che io ho lo stesso specchio che hai tu sulla porta, ce l'ho identico. Sì. Perché le cose migliori ce le hanno i migliori. Anche questo è vero. È un ottimo spunto, però è vero, cioè, questo qui proprio, cioè, è dai migliori Anchorman proprio, no? Cioè, le cose migliori ce li hanno i migliori. Stasera parliamo di cose, Oggettistica, ok? che Un po' generica. non feticismo, ma No, 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 assolutamente. È un attimo generica, detta così. Cose. a parte l'ultimo che potrebbe essere un feticcio per molti, però il resto Potrebbe. Stasera, raga, parliamo di strumenti utili nel mondo del modellismo, nello Mhm. specifico tutte quelle cazzatine e cosine particolari che si utilizzano nel mondo competitivo, se vogliamo, delle Mini 4UD. Cioè, io non credo che i collezionisti si mettano a tagliare gli chassis. Possiamo definirlo diciamo mondo che competitivo, dai. partiremo dalle cose che devono avere tutti, Sì, anche i collezionisti, perché magari serve, e delle cose, assolutamente. e poi andiamo a scalare su quello che anche assolutamente non comprate, che però io ho Assolutamente. comprato perché sono un cretino. E quindi Beh, possiamo dire che comunque abbiamo parlato molte volte di questo discorso qui, no? Sappiamo benissimo che il mondo AliExpress è pieno di ciappinate più o meno utili, delle volte anche vendute come le chiavi di volta. Salute Axel, nel Grazie, frattempo, scusate. che, che possono, come dire, risolvere o permettere di avere funzionalità e prestazioni di un certo tipo in gara, Mhm. ma non è sempre tutto oro quello che luccica, no? Esatto. Sì. E quindi insomma arriviamo un po' a così al bandolo della matassa dell'argomento. Cosa Yes, c'è di veramente utile da quel te sei un esperto di AliExpress, ormai lo sappiamo, Bela, assolutamente che, sì. che trovi tutti gli attrezzi possibili e immaginabili, li Ma trovi tutti. Ogni tanto mi mandi faccio foto, anche i cose. gruppi di acquisto perché è diventata una croce questa maledetta spedizione, ma riusciremo a battere anche quella Ma certo, sì, 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 dai. corrispondenti esteri. Mhm. Cosa c'è di utile? Allora, la cosa che dal mio punto di vista, a parte il classico cacciavite, la chiavetta aspetta, giusto per Aspetta che abbiamo la Fart Attack Cam. agevoliamo la Fart Attack. Eccoci qua. Eccola qui. Allora, mi sentite col microfono anche da qua? Pochissimo. Adesso mi sentite meglio? Un No. filino, se riesci a tirartelo dietro, ancora meglio. Sì, aspetta che ho tutti i bracci e braccetti qua.
poi mi vedete in doppia, quindi vedete tutto quello che combino. Eccolo qua. Già meglio, vero? Borneo, Così No. perfetto. Ok, eccomi qua. Ottimo, Allora, ora ti sentiamo da Dio. sì. Allora, questa è fantastica. Questa la conoscete tutti, immagino. È la Questa è quella che serve chiavetta. per togliere i cuscinetti dai roller, giusto? No, ma No? no, È la è vite? la chiave a esagonale da È quello per i 4,4, baloncini. È che 4,5 e da 4. questi design da AliExpress non li conosco tutti a memoria, devo ammettere. Vabbè, è molto. Questa qua è comoda, anche e ha un costo ridicolo e secondo C'ha un me. grip un po' più grande, tra Sì, l'altro, no? rispetto, e tra l'altro è diversa da quella di Tamiya che ha il manico a cacciavite che si può estrarre e rinfilare. Dammi un secondo. Aspetta che la recupero io, Ale, ce l'ho. Ah, ok. Voilà. Che Ok. qualcosina ce l'ho anch'io, eh. Esattamente, quella lì. Anche perché penso che quella di Tamiya che avete voi costa sui 7-10 euro, no? No, un po' di più. Allora, io ho questa Un po' versione di che più. è chiave esagonale più cacciavite. Esatto, sì. Ok. E poi c'è Io quella invece ho con la il versione... Metti a fuoco, grazie. Ok, eccoci qua. Esatto. Fai vedere, Axel. Praticamente hai l'innesto classico e poi dopo c'hai Esatto. lo stufilotto per autobloccanti e dadini normali. Esatto. 4 Magnetico. mm e mezzo per gli autobloccanti e 4 mm per gli altri. Stessa cosa anche io, però con la versione che Ah, quella cacciavite con gli inserti intercambiabili. Esatto, sì. Ecco. Figa, più bella questa. Mi piace un Questo sacco. veramente per me è il miglior cacciavite che ho. Proprio in generale, lo uso tipo per qualsiasi cosa. Sì, quella di Axel costerà 7-8 euro, la tua costa di più, 12-13. Il doppio, sì, circa il doppio. Questa la trovi a 5. Questa costa 5, più l'espedizione oppure no, dipende dal negozio che trovi. Vabbè, comunque ci sono 100.000 negozi, basta fare la ricerca per immagine, ne trovi 100.000 e sono tutte uguali alla fine. Cioè, è una roba che gira, funziona. Sì, è abbastanza E non è che semplice. ci sia tanta tecnologia. Diciamo che l'impatto ce l'ha, se meno spendi meglio è. È bravissimo, esatto. Poi se magari metti altri attrezzini dello stesso negozio, hai la spedizione combinata, in 15 giorni ti arriva tutto a casa. Non male, direi. Esatto. E questo è quello da avere. Ovviamente il cacciavite in 100.000 formati diversi, quello normale, insomma, a stella. E queste sono le cose che uno deve avere. E la pinzetta, aspetta, che questa qua io l'ho trovata in un set di pinzette di Amazon, questa per le viti. Cioè, Bravo. queste sono le cose che devono avere tutti, perché sennò... Cioè, Ce l'ho anch'io questa. Io che ho le dita da troglodita... Sia storta che dritta, tra l'altro. Esatto. Dipende dalla situazione. Dipende dal mucchio di viti che hai, se sono randelle, Bravo. viti, robe, però sì, insomma. Bravo, esattamente. Queste sono Vorrei robe fare da... una cheat a un nostro video di una certa gara dove c'è Ale che tirava fuori i pezzi con il cacciavite e io tipo dall'altra parte con la telecamera con ma c'è la pinzetta, Ale, funziona. Perché devi ricordare questi epic fail miei, soprattutto in gara, porca due momenti imbarazzanti, vabbè, lasciamo perdere. Allora, e niente, e questi è veramente il must have, se no, cioè, non fai neanche la box senza queste 4 cose qua. Sì. E poi cominciamo con le piccole cose da modifica. Il tronchese. Io ne ho provati 3. Ne ho provato uno economicissimo comprato dai cinesi, proprio tipo AliExpress, che si è rotto all'istante. Poi ho provato quello Tamiya che sfortunatamente ha un altissimo tasso di difetto e si rompe la lama sinistra. È studiato per plastiche, quindi alla fine non funziona benissimo. Cioè, se c'è qualcosa di un po' Sentite più della duro, musica sono io, raga, ho messo non la va. musica di sottofondo. Ah, grande, mi sembra di essere un venditore così. Mentre Per quello... i primi 10! L'angolo di Roberto subito. Io me lo sono fatto consigliare da un amico che ha il negozio della Citadel, c'è Warhammer 40.000, che è Arcadia Mestre. E lui anche sulle miniature in piombo, sulle cose, usa questo della Citadel. È vero che costa 25 euro, però ragazzi taglia l'impossibile e non si sfila mai. Dai. Sì, giralo, fallo vedere dall'altro lato. Allora, io ce l'ho da un anno questo
La molla è interna, è qua dentro. Infatti mi chiedevo quello, perché È di solito è quello il problema. mascherata, funziona molto, è un anno che lo scanno questo, perché il primo telaio l'ho fatto a manina con questo il 9 di maggio dell'anno scorso, dopo la gara a Pordenone da Marco Forte, e questo ha un anno vero, e questo è il risultato, cioè funziona perfettamente. È tanta roba. E taglia anche le carbon, quelle da 1,5, quelle da 1,5 millimetro. Sì, tu ci metti, fai un po' di forza, tac, 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 alla terza viene via. Quindi se vuoi fare il cane e tagliarle male, le tagli, però non si rompe. Sono io in pratica. Io per non rovinare le punte, poi però siccome in mezzo agli altri atleti ci metto il fermino con lo strappo. Guarda che bravo, guardalo. Perché le robe durano se le tratti bene. Io intanto volevo chiedere a Leo che strumenti si aspettava di vedere stasera, perché ha detto che aveva capito altri strumenti. Sono proprio curioso di sapere che strumenti. Grazie Leo che ci fa il piacere di rimanere senza di te. Io volevo Renna perché gli avevo chiesto se veniva a insultarmi un po', però non l'ho ancora visto. Se no chiudevamo la live nel caso. Sì, me l'ha detto. Franz mi ha detto che dovevamo farla per forza la live, perché doveva passare a insultarti per forza. Ecco. E poi un'altra cosa da avere che secondo me è comoda, sicuramente la piattella con le misure di Tamiya, che perché è dritta, davvero è dritta, e non è come quelle. Sì, Leo, ne parliamo anche di quelle. No, dai. E poi, perché ha scritto? Perché io sono dall'altra parte. Non leggerlo per cortesia. Non leggerlo. È pessimo, quest'uomo è pessimo. Aspetta. Poi c'è quello per Leo, quando fai... Dopo che ha fatto il tempo, questo serve per Leo. Visto che nessuno lo consola mai, almeno si arrangia. Si autoconsola, va bene, sì. Si mette così, È quello per le creme, ragazzi, non è niente di strano, tranquilli. Vedi, Renna c'è, si è palisato, eccolo. E io l'ho preso perché ogni volta che, anche col tappetino di gomma, io quello voglio, il tappetino di gomma, non lo riesco a trovare. Ma voi lo sapete che sono diventato pazzo a trovarlo, e me l'ha trovato il Tore, che è un ragazzo che viene a correre qua a Padova, lui è di Schio, sopra Vicenza, e gli ho detto: Madonna che figo, ce l'hai, dove l'hai trovato? Il negozio vicino a casa mia, può darsi che ce n'abbia un altro. Io ho detto: guarda, se ce l'ha, prendimelo, te lo compro. E difatti l'ha trovato, era l'ultimo, e ho chiesto anche a Tamiya, a Fantasyland, alla Giorgia, e non ce l'hanno in magazzino, quindi vuol dire che ce ne sono pochi, cioè qua in Italia esatto, se lo trovate su eBay comunque ti scannano probabilmente. il prezzo giusto è 16-18 euro del tappetino di gomma. Se lo vedete su eBay, gomma alla fine, niente di che, dai. Se lo trovate ci si incastra tranquillamente il metallo per le misure. Sì, è il suo, e il comodo perché quando appoggi la mini le viti le puoi mettere intorno. È bravo, siccome io faccio un disastro quando... Esatto. Cioè, fai conto che ho dovuto mettere un altro tavolo di fianco nello studio, perché sennò altrimenti era un macello, davvero, veramente una cosa allucinante. Hai voglia di mettere i piattini magnetici per tenerle ferme, che tanto... auguri. No, ma poi non usate magneti per lavorare le mini, che vi smagnetizzate i motori dopo. Non ci avevo pensato. No, vabbè, per tenere ferme le viti alla fine. Ma ho capito, ma dopo la vite... Le magnetizzi, dici? Se ci avvicini la mini e c'ha il motore su, sì. È come i motori il motore di solito... No, vabbè, assolutamente. È proprio l'ultima cosa, figurati. No, il motore li tengo dall'altra parte ancora. Dove ho lo SkyRC per i rodaggi. Da questa parte di qua. Se poi avete un motore che va bene e poi non va più, sapete che l'avete avvicinato. È colpa del piattino. È colpa del piattino magnetico. E niente, questo mi ha salvato la vita. E poi cosa c'è? Altre robe. Cioè, ne ho un sacco qua, però questa. Vabbè, chiaramente, dai. È vero che andate a occhio dopo un po', però essere Io ricordo la mia terza gara, in cui mi presentai con la Bastard Box, feci amicizia con tutti i partecipanti della gara, solo perché avevo la Bastard Box. Vedi? Allora grande, sei nuovo, posso? È uno strumento di aggregazione. E questa è comoda perché
potete essere sicuri di arrivare e di non avere la macchina fuori misura almeno. Sì, dai, almeno quella. Cioè, so chi c'è, chi se la fa da soli. È uguale, basta che è precisa con le misure, raga. Cioè, nel senso. Allora, la mia vecchia Bastard, quella che avevo fatto nel 2005, dopo averla venduta, l'ho vista ancora girare per l'Italia, che c'è qualcuno che ci prova le macchine, precisamente il mio compagno di team Roberto Bortolini, al quale l'ho venduta nel 2007. È il grande Carbon Robby, come lo chiamo io. Esattamente lui l'artigiano del carbonio. Sì, porca miseria, fa delle robe incredibili. E quella box lì me l'ha fatta Stefano Bortolozzo dei Black Panther all'epoca, quando correvamo insieme da Guido. Quindi e ancora funziona, è fatta di plexiglass da 1 centimetro mi sembra, quindi è praticamente anche il C4, ci puoi mettere dentro e non si romperà mai. Perfetto. Però questa funziona bene. Funziona molto bene, non misura il martello, cioè se avete il martello al limite con questa non riuscite a controllarlo perché va a sbattere, si alza e ci sta per forza. Vabbè, però dettagli che potete controllare in gara. Sì, esatto. E poi veniamo alla parte un po' più, diciamo, vabbè, per il controllo delle misure c'è anche questa che l'ho comprata solo perché me l'hanno regalata sopra un'altra roba, che è il misurino con i millimetri, vabbè. Sì. Raga, cazzate, super cazzate queste, super, però sì, vabbè. Quella veramente tanto, la puoi usare come portachiavi più che altro. Esatto, e tra l'altro non è neanche valida come misura perché il millimetro è qua, ma se hai tutta la macchina alta 1 millimetro a precisione, in precisione, quando arrivi qua già non misuri più, quindi il centro non lo misuri mai. Sì, esatto. Quindi, sì, io uso la barretta, quella da 1 millimetro tutta, no? Sai? Esatto, Quella lì. Ma comunque si trovano dappertutto gli spessimetri che hanno il mezzo millimetro, il millimetro, i 2 millimetri, eccetera. Quelli là li comprate, cioè, con 5 euro avete una roba tipo 10 misure, li comprate, sono fatti come un portachiavi che si apre così. Sì, esatto. Togliete via il millimetro e magari quelle che vi servono per farvi le misure voi delle macchine e ve le mettete nella cassettina. Non solo Shark Dada non si usa solo per i freni, ma anche per capire se la macchina in ogni punto ha un'altezza regolamentare da terra, quindi passando sotto, diciamo, questo spessorino ti rendi conto se effettivamente c'è 1 millimetro da terra, no? Ricordatevi il pulsante. Banalmente. Se abbassate le ruote, se tornite bene le ruote, le gomme, e se abbassate i telai, insomma fate lavorazioni un po' più, non da expert, ma da più open, spinta, esatto, diciamo, ma sì. più spinta, controllate l'interruttore degli MS e degli MSL, perché la bandina di aggrappo per chiudere, cioè sia quella a orologio sia quella a levetta, sporgono e non se ne accorge mai, cioè chi lo sa l'ha sbagliato una volta o gliel'ha detto qualcuno, e la limi un po'. Esatto, la limi o la tranci e ricordate di averne uno di riserva, perché se si rompe e mettete su quello intero poi la macchina vi tocca. Successo domenica al mio compagno di team che gli hanno eliminato un gran bel tempo. No. Sì, sarebbe arrivato terzo alla gara e quindi qualificato, invece è arrivato 18esimo e non si è qualificato perché aveva un tempo solo. Sì. Così. L'inesperienza si paga. Classico, ci sta. Esatto, l'ho dovuto tagliare a occhio bello. Sì. Guarda, è stato uno dei primi consigli che ho ricevuto quando ho iniziato a lavorare sulla Open da Nico, se non ricordo male, che mi ha detto occhio che se vai anche a tornire le gomme ci puoi andare un po' sottino come altezza, no? Quindi c'era da starci un po' attenti. Sì, io di solito quando faccio il telaio, adesso sembra che sono un esperto di telai, cioè, ragazzi, ho ripreso da 1 anno e che ho copiato dall'impossibile, mi sono guardato video e sono praticamente... bisogna in qualche modo imparare, esatto, no? Quindi... e poi ho pagato per 1 anno senza riscuotere mai, quindi adesso sono pronto. Io per limare perfetto e bello liscio l'interruttore sotto, monto il telaio ammortizzato già, senza nient'altro se non l'ammortizzazione, cioè davanti, dietro, centrale, monto un motore bianco con i supporti e mi sono attaccato sulla sua coppia neutra di uno di questi, ho attaccato la carta vetrata 400, l'ho attaccata in superficie, mi appoggio sopra col telaio e finché guardo la televisione faccio così
Quando si sono cancellate tutte le scritte, ho finito. Quindi, Milito dice 3-4 decimi. Io gli ho detto fino a che si cancellano le scritte e mi fa, beh, allora saranno 3-4 decimi. Quindi sarà così, io cancello le scritte. Ci sta, è un buon metodo, dai. Esatto. e il pulsante viene a pari, viene tutto dritto. Aspetta, vediamo se ne ho una col pulsante limato. Dovrei averne, no. Ah sì, eccola qua. L'effetto del telaio, adesso questo è un pezzo, si vede bene? Aspetta. Assolutamente sì. Si vede che è liscio, che è bello. Adesso lasciate perdere davanti e dietro che non sono stati limati, montati perché li ho sostituiti, ma vedete qui che è liscio e anche, Sì. e anche l'interruttore che è bello Piatto. che è bello Non piatto. fai fatica a girarlo? No, c'è un sacco di posto. Riesci? Guarda. Ah, Perché sì, alla si fine riesce, dai. sfrutti quel mezzo Cioè, millimetrino che rimane del motore comunque. sì, beh, allora volendo si può andare ancora più giù. Mhm. C'è chi arriva, però secondo me così è il limite perché ci sono un sacco di rientranze che sono molto sottili. Se ci arrivi c'è il rischio che si assottiglino troppo e magari se prende un'imbarcata si staccano. Sbam. Io no. Poi c'è chi come Martinelli è un artigiano Della fantastico e quindi arriva Te lo vedo col grembiule sul sofà, no? sì, secondo me potrebbe fare l'uncinetto col telaio delle Mini perché lo fa Sì. e poi c'è Dremel invece Man. io che sono un Neanderthal mi tengo un po' largo per evitare di fare casini. Allora, sì, un'altra cosa per le lavorazioni, oltre al questo, sono queste, le lime. 3 limette della Tamiya. Ma vanno bene di qualsiasi marca, nel senso, basta che taglino bene. Queste tagliano bene, poi io col compressore le pulisco ogni tanto. Mm-hmm. Tutto il primo telaio l'ho fatto con queste, vanno benissimo. Tanta roba. Sì. Io penso che Martinelli lavori solo con queste praticamente, con queste e con le medie forse, che sono quelle un po' più grandi, ma non credo che lui abbia sì, forse un po' di Dremel, ma no colonne come abbiamo io e te, Alex, quindi vabbè. Lui è più raffinato, diciamo, dai. Vabbè, c'ha anche dell'esperienza probabilmente, no? Io ho iniziato adesso a utilizzare questi strumenti, mi sto divertendo come un matto, penso di aver fatto fuori non so quanti carbon per provare, per fare, ma tu quando fai fuori un carbon pensi al carbon rotto o a quello che ti è costato? No, il carbon rotto. Vuol dire che sei già oltre, quando è così vuol dire veramente che sei già rimasto dentro. È un livello di astrazione che va oltre sì. sì, assolutamente. Allora, poi quando volete controllare un po' tutto a casa per arrivare in gara già ready to go, c'è la dimina concessa e comprata dal buon Milito, che faccio pubblicità, Luca Milito Engineering, è qui misurate con il freno, aspetta che sto fuori una macchina che non si vede, qui misurate il bank, cioè quelle che erroneamente chiamiamo paraboliche ma in realtà sono curve sopraelevate, sono curve angolate, e qua si misura il bank, se la macchina tocca, non tocca, se il freno è dritto, se abbiamo montato la gomma dritta, certo, tutte quelle robine lì, no? Mentre dalla parte di qua misurate realmente se la macchina frena o non frena, perché questo è la slope. Mm-hmm. Questo è proprio il salto, quello rosso, e quindi qua riuscite a vedere è comoda sta roba? Sì, è comoda, è piccola ma che materiale è? È uno stampante 3D. È stampato 3D.
È PET, quello dei fili. Figo. Bobine solite. Esatto. È anche autografato il tuo? No, sì, ci ho messo bella perché siccome è uguale, ha comprato tipo 2 bobine di questo, ne ha fatti ancora, se trovo qualcuno in gara che ce l'ha almeno non me lo fotte. Ci sta. Sì, no, per cattiveria, ma magari confusione, sai. No, vabbè, sai, può capitare, non è che, Esatto. per carità. Appunto. Io vi volevo far vedere una cosa che sto usando tantissimo. Vediamo se riesco a farvela vedere. Bello quello. Se me la metti a fuoco mi fa una cortesia. È praticamente... Esatto, allora è di una marca che si chiama Rotocraft. Ed è praticamente un multiutensile classico, ma con la ricarica micro USB, e praticamente monta tranquillamente anche tipo le punte per svasare quelle della Tamiya. Yes. Ok? Ah, grande, perfetto. C'è anche questo praticamente è... Penso che sia la roba che mi porto più dietro in assoluto, sia in gara che se tipo devo fare qualcosa. Anch'io. Veramente me lo godo tantissimo. Questo è uno degli attrezzi più utili che ho finora. Veramente. Sì. Mi ha cambiato non poco da quando ho iniziato a svasare le viti. Devo ammetterlo. Più che altro perché aveva, rispetto all'USB di tipo B, la USB di tipo C, che quindi per me era più comodo perché così ce li ho tutti uguali. Sì, bravo. Ed è estremamente comodo per il fatto che, a parte che la batteria dura un secolo, cioè prima che si scarica, auguri. E più che altro è comodo avercelo dentro alla valigetta degli attrezzi, che metti che sei in gara, ti si spacca qualcosa. Ora, eviterei in gara di mettersi a tagliare le fibre, però metti che sei proprio messo male, salti una manche, monti un altro frontale. Sì, lavori di alta carrozzeria proprio. Esatto. Intanto vedo che c'è mio fratello che sta scrivendo che la sua ragazza lo usa per farsi le unghie. Quindi... Ho visto. Ecco. È mio fratello. Anche delle mie amiche mi dicono, ma è quello per le unghie. Posto. Va bene così, no? Vai, tira fuori anche te, Axel, qualcos'altro di strumenti fighi che hai. Vabbè, io qui ho forbici varie per l'Exan. Vabbè, questa non è ovviamente per quelle delle mini, quella... È quella per l'RC, ovviamente. Ci sto tagliando quella di Bitti, che sto piangendo ogni taglio che faccio piango, però vabbè, questo è un altro discorso. Un altro attrezzo che sto usando parecchio è questo, raga. L'espositore. Il piattino. No, è proprio un piattino per verniciatura, perché gira, vedi? Figo, quello che gira. È comodissimo, proprio quello Tamiya. Ci sono 2 misure. Una che ha praticamente, forse si vede da sotto, 2 molle che vanno al contrario, si possono bloccare, e un altro che è un po' più grande con queste mollette qui in tutta la circonferenza, veramente molto comodo. Questa è la scocca della mia prossima Open, ragazzi. Ci sto ancora lavorando, ci faremo ancora qualche altro lavorino, qualche altro adesivo. Ho recuperato non è il Maestro Muten questo, anche se sembra, ma no. Sembra talco, ma non è. Cos'è che ci chiede Stefano? Vediamo un po'. Ma te l'hai diversi tipo VZ, FMA ed MA? Gareggiano in categorie diverse o possono correre nelle stesse categorie purché seguono il regolamento di quella categoria di gara? Direi che ti sei risposto, Stefano. Dipende assolutamente dal regolamento, dipende dal tipo di gara che c'è. Tutto lì. Noi per esempio, dove gareggiamo noi da Edo Model, abbiamo la categoria GT, che è limitata a delle tipologie di macchina che 9 su 10 hanno dei telai MA, fondamentalmente. Esatto. No? Ancora di più alle la categoria Rally, io direi a questo punto, che hai soltanto 2 scocche che entrambe montate su telaio MA, quindi lì è per forza, nel senso non se ne scappa. Categoria monotelaio, e appunto c'è più il divertimento del fair play di colorare la carrozzeria come più ti piace. Esatto. Però ovviamente è una limitante specifica del tipo di gara, perché se vedi altre gare magari non è così, no? Più standard, tipo una Expert piuttosto che io uso VZ, FMA, insomma, MS, quello che capita, insomma, quello che mi gira in quel momento. Sì, ma è finalmente a gusto personale lì dopo. Quindi... Sì, assolutamente sì.
E che altre cose interessanti abbiamo? Vedi, tipo, mi è incuriosito molto la tua pinza, Bela, perché io ho questa. Sì, che è quella della Tamia. Che è Che quella è quella Tamia, no? tipo quella della Tamia, sì, non è Tamia questa, ma... Che però ha il Io ferretto che ogni tanto si fuori. sfila. Allora, io ne avevo una simile a quella che hai tu, però palesemente l'avevo presa al negozio da China e quella si è proprio piegata, si sono dilattate le due lame e si sono stretti i due Oh, bracci. la Madonna. Cioè, proprio è fatta di burro e quindi ciao. Burro. Ciaone. Burro. Era una citazione di burro. Burro. Cos'altre cose potevo... Cos'altre cose? Cos'altro volevo tirar fuori? Io ne ho ancora una montagna, volendo. Vai. Vado avanti? Ritiro Vai. fuori la Fart Attack? Vai. Fart Attack. Allora, adesso mi si vede anche di profilo, così si vede la pelata lucente. Allora, voi avete tirato fuori lo svasatore per le viti. Io, dopo averlo provato un sacco di volte, mi sono rotto le balle di portarmi in giro sempre il dremelino e quindi ho preso questo, che è lo svasatore a mano, che invece di essere a smeriglio, come quello lì che è con la polvere diamantata sopra, questo qui ha le lame. Si vede a fuoco? Mettici la mano dietro che così Sì. mette tipo più figure. Sì, Ok, si vede. Ok, è a fuoco così, boh. E questo qua c'ha le lame. Questo è un razzo. Vorrei farvi vedere come va, ma non ho nessuna carbon o FRP da provare. Ma beh, veramente funge bene, ci fidiamo sulla 1, parola. 2, 3, 4, perfetto. Cioè, finito. Zero sbattimenti di batteria. Questa è una svolta. Di questo ti chiedo il link tipo instant sul gruppo, Sì, Come? questo serve. Di questo manda il link. Giraci poi i link, che li spammiamo. Se io vi mando le foto di queste robe qua, voi lo cercate su AliExpress, lo trovate al volo perché li fanno tutti uguali. Giusto. Giusto. Anche perché è facile che tu compri la cosa da un negozio, dopo 2 giorni quel negozio non esiste più, cioè spedisce il tuo pacchettino poi chiude. Quindi perfetto. Tanta roba. Questo fantastico oggetto, siccome è fatto talmente bene, è fatto benissimo, aveva una bava sulla foratura dietro. Io l'ho usato così e mi sono carotato il dito, quindi ho dovuto poi scendere giù salutando tutti cordialmente e ho usato la carta per sistemarlo. Quindi quando vi arrivano a casa le robe, controllatele che magari qualche bavetta nel posto più infimo la trovate e vi squartate un dito. Sì, bisogna stare attenti. Sì, sono cose, insomma, ragazzi, è roba cinese, però il suo lavoro lo fa. Questo mi sembra che costi addirittura 3 euro. Cioè, questo costa una ridicolata proprio. Guarda la faccia di Axel. E ho preso... Mi sono stupito da questa cosa. Sì, 3 o 5 euro. Costa di più. Cioè, allora, costa 3 euro più 2,5 euro di spedizione, quindi sono 5,50 euro, una roba del genere. Ti costa veramente di più la spedizione. Sì. E con questo mi hanno regalato questo. Era quello, mi ricordo, ma ho preso anche e questo ho preso in più, che però è una cosa che vi faccio vedere dopo, che secondo me è l'unica roba che non serve veramente e che costa di più quello. Allora, poi altra roba, ecco, per chi comincia a farsi le gomme o che vuole comunque centrarle per usare gli assali da 72 che vadano fuori per fuori, il consiglio è per centrare le gomme di usare il centracerchi. È questo attrezzo che ha molto del fantascientifico, ma in realtà è una cazzata spaziale da usare. Questo mi intrippa un sacco, sta cosa. Cerchio. Qui c'è un sacchettino di vari dischetti con le misure, adattatori con le misure dei vari cerchi, anche se avete già incollato la gomma. Ovviamente è molto più preciso se non avete incollato la gomma, perché le gomme da scatola sono spaventosamente sbilanciate. Si infila il cerchio che ci entra a pelo, si infila nella parte dove c'è l'appoggio per la dima, di qua c'è una spinetta che si svita, ok? Si avvita così, si svita questa,
si mette su, eccolo qua, si avvita a chiudere. Adesso questa la svitate finché non arrivate a chiuderlo tutto. Aspetta che dopo la foro, tanto mi servono poi i forati. Una volta che l'avete chiuso, che questo si fissa, insieme dovete comprare questo, che è un trapanino a mano. La punta è da 1,8, quindi non da 2, e poi andate dentro. Ci vai dentro così e via. Sì, io poi svito un pelino per essere sicuro di essere arrivato in fondo, perché questo arriva all'interno del cerchio. Ok. Fai così, vado in battuta sulla punta. Dall'altro lato, sì. Lo svitate, lo riaprite e avete fatto il foro Passante. Oh, ragazzi, abbiamo un raidone su Twitch. Ciao Zeppo. Benvenuti a tutti, ragazzi. Benvenuti. Stiamo parlando di modellismo. Noi siamo i radiocomandati. E stasera stiamo parlando di attrezzi per il modellismo, nello specifico per il mondo competitivo delle Mini 4VD. Noi gareggiamo tutti e abbiamo ospite un membro dei Black Warriors, che è un team di, dici la zona, Bela? Pordenone. Di Pordenone. Siamo misti, però Pordenone principalmente. Che ci sta facendo vedere un po' di strumenti utili senza spendere una cifra folle, ecco, esatto, per trattare le nostre mini. Okay. Se vi è capitato di vedere i nostri social, insomma avrete visto che gareggiamo, ci divertiamo un sacco. Le Mini 4VD sono tornate, ci stiamo spaccando di brutto, tanta roba. Benvenuti a tutti, ragazzi, e grazie mille a Zeppone ancora per il ride. Ciao Zeppo. Allora, poi continuando sempre sullo stesso fil rouge, il consiglio è di prendere questo, cioè se centriamo le gomme, montiamole bene. È chiaro, certo. Allora, questa è una sistemazione semplice, si prende questo e questo, cosa che io ho fatto in 2 tempi perché sono un idiota e potevo risparmiarmi la spedizione, ma ho voluto pagare... Quell'affare lì, Bela, ce l'ho anch'io, non quello che hai sotto, ma devo ancora capire come usarlo. Allora facciamo... Allora, va bene. Tutorial. Sì, praticamente sì, raga. Velocissimo. Allora, aspetta che devo trovare una sale. Allora, il cerchio usiamo quello di prima che ho forato, che così... Sì. Che così... Tanto, raga, se volete, diciamo, siamo in multicast, ma siamo su YouTube, che è più casa nostra, quindi se volete ci trovate lì. Vi ho lasciato il link qui sotto. Tiro fuori un asse, fammi il tempo di trovarlo, che dovrebbero essere... No, gli ingranaggi dove sono? Eccoli qua. Qua ci sono gli ingranaggi. Assale. Usiamo un assale da 72 così vediamo anche la lunghezza. Ciao man. Com'è andata la live? Raccontaci un po'. E intanto grazie ancora per il ride. Ok. Grazie mille per il follow a Leo on duty. Benvenuti. Vi seguo da qui che mi è più comodo. Da dove vuoi, Leo? No ma sei il nostro Leo? Sei il nostro Leo? Da dove vuoi? Assolutamente. Siamo in multi qui per voi. Eccomi qua. Ottimo. Pronto. Allora, con questo attrezzino qua potete fare 2 cose. Adesso questo qua non è proprio quello preciso, ma trovate quelli che hanno il foro, questo, proprio stretto, che è perfetto perché è tutto stretto e quindi quando passi la sale, se arriva dall'altra parte vuol dire che è dritto. Sempre parlando come ricorda sempre il buon Ciarcia, che la Tamiya ha calato la qualità in maniera spaventosa, posso garantirvi che è verissimo, perché sono anni che compravo roba, una volta non si piegavano neanche le viti, adesso le guardi e diventano una L. Si polverizzano, esatto. È vero. Ecco. Oh! Grande Umarell, grandissimo. Hai ragione. Mettiamo così si vede meglio. Eccolo. Allora, praticamente controllate bene che il foro, io ho preso quello sbagliato, ho preso quello da 2, però vendono quelli da 1,9, 1,8, 1,9, che è il diametro più preciso.
è preciso, cioè proprio ci passa a pelo. Se fa fatica vuol dire che è storto. Questo qua sarà, non so. Vabbè, comunque, fai così. Ma con e quello vedi... non hai modo di raddrizzarlo, però. No. Cioè ti fa soltanto da checker, diciamo. Non si raddrizzano gli assali. Ci puoi fare un cavolo. Assale storto, prendi e butti, fine. Tanto che peccato, però. Sì, li usi per fare... quelli da 72 li usi per fare la vela. Li pieghi per metterci i pesi. Ci puoi fare, insomma, le mini 4D sono come i maiali, non si butta via niente. Ma quindi il problema dell'assale storto è più un effetto quasi armonico del metallo, mi viene da pensare? Cioè, nel senso che anche mettendolo in morso non lo riesce a raddrizzare? Ma allora, siccome quando è storto da scatola è storto talmente poco che te ne accorgi solo con roba del genere, nel momento in cui tu lo provi a raddrizzare devi superare la piega. Quando superi la piega lo storgi dall'altra parte, quindi alla fine, cioè... Era dai suoi, dici ne prendo un altro e basta. Sì, è talmente piccolo che probabilmente conviene prenderne un altro. Poi mi sembra che una confezione di assali sia da 72 che da 60, quelli non rinforzati, mi sembra che costi 3 euro e ce ne sono 10 dentro, ragazzi, cioè parliamone. Magari ce n'è uno dritto e dici che palle. Capita delle volte, effettivamente sì, delle volte capita, però vabbè, amen. Cioè, costa 14 una Carbon, ve lo ricordo, Sì, anche quello è vero. Ho un frontale che sto guardando qua con la coda dell'occhio nella cassettina che costa 70 euro solo perché ci sono tutte Carbon, quindi allora quindi ricapitoliamo, lo infilate. Questo qui ha il foro che è fatto a forma di buco della serratura, ok? Infilate questo qui dentro. Se avete l'assale da 72 dovete usare anche il distanziale, questo qui, se no con quello da 60 lo levate, mentre usate questo e lo infilate nel foro avvitandolo. Sporge, ok? Sì. Sporge di un po', diciamo un po'. Quel po' lì è quello che basta per mettere l'assale, per mettere su. Adesso io lo farò con gli assali sbagliati, perché di solito nelle mini 4VD per correre si usa sempre la metà di quello che si compra. È una frase brutta da dire, però è vero. Però è verissimo. Però ci sono su un treno di ruote ci sono 2 ruote che hanno il distanziale tra il telaio e il cerchio lungo e un paio di ruote che hanno il distanziale corto. Di solito per fare un treno di ruote da gara si usano solo quelle col distanziale corto, quindi adesso sto usando quelle sbagliate, questo è l'avanzo, però lo spessore interno è identico perché rientra il cerchio, quindi la prova la faremo identica. Una volta appoggiato e messo in linea, questo è dritto perché è avvitato, questo appoggia perché fa 90 gradi, si avvita, avvitando lui entra, questo lo tiene fermo e si arriva fino a che non vai in battuta. Quando sei arrivato in battuta sviti, torni indietro, sviti questo, lo togli e hai montato la prima ruota, ok? Poi io di solito appoggio questa qua, la appoggio dalla parte di qua dove non c'è nessun altro foro, e questa invece, che è quella da infilare, la appoggio di qua dove c'è il foro a buco della chiave, quindi l'asse può ancora uscire. Ok? Di solito lo faccio io, poi ognuno si trova le sue, insomma. Lo appoggiate. Adesso qua, come vedete, siamo ciucciatissimi con le misure perché questo qua le distanze sono lunghe. Quando lo fate con gli altri cerchi è molto più vicino alla cosa. Esatto. Voi fate così, lo avvitate, queste sono in linea per forza, sono appoggiate all'interno della culla qua sotto, avvitate. Ovviamente questa operazione va fatta col telaio. Con la mini in mezzo. No, se no smonti tutto e poi respingi. No, tanto vale che le fai a mano. Esatto. È che se metto la mini in questo momento non vedete un cubo. Mi è piaciuto che hai pensato di precisarla questa cosa qui. Sono abituato con gli americani che bisogna dirgli anche di non mettersi i sacchetti in testa, se no si soffocano. Mi è piaciuta, molto bello.
E quindi così. Hai capito? Quindi si usa così. Figo, figo. Io sì, non avevo capito. Allora, quello che ho io è la versione un po' più piccolina in realtà. Ma E allora, faccio fatica a mettere il secondo, infatti. Quello. questo è per toglierle. Ah. Svelato il mistero. Ok, Allora, ok. Che mi adesso piaceva esteticamente, allora una volta che ho fatto un ordine su AliExpress per €1 ho Allora, preso anche quel questo ti ciappino lì, salva no? la vita, questo per estrarle ti salva la vita quando sei di fretta che devi smontare una ruota o che devi fare o si è imberlata la ruota o si è rotto il cerchio e dici ma porca puttana, quale delle due verrà via quando le tiro? Quella di là e perdo anche il cuscinetto o questa che è mezza E fai rotta e riesco a boom! levarla? Esatto, e perdi tutto. Poi sei in gara, Quante volte. incazzato nero, perdi il cuscinetto, perdi €8 di cuscinetto per terra. Mm. Perché 8, 16, 24, 32, no, dai, No, 7 dai, no, euro. Dai, esageriamo. sono €24 di 4 cuscinetti, quindi alla fine sono €6 l'uno, perdi 6, boh, dobbiamo ricordarlo ancora? No. No, E No. allora, questo funziona così. per Questa è me il onesta costo dei cuscinetti è la cosa più inspiegabile del mondo del Mini è perché 4UMI, le cioè Carbon no, le Carbon è una invece hanno una cosa... giustificazione. Allora Tra i due giustifico di più il carbonio, sinceramente, che un Perché è cuscinetto carbonio, del quindi cavolo, pensi... cioè... Ragazzi, vi ricordo che un foglio 30x30 di carbonio da 1,5 mm di alta qualità per fare pezzi di moto, roba del genere, costa 35-40 euro un 30x30. Quante ne vengono fuori di carbon su una roba del genere? E noi siamo nessuno per comprarle. Quindi, allora, questo è un estrattore, si infila il cerchio Ma qui. tu stasera sei venuto in live così per demolirci o No, No, cioè, no, no, per no, darci no. queste infatti informazioni male. che non ci faranno dormire No, è stanotte? che sono cose che tutti sanno alla fine e che Tamiya lucra su di noi da anni, però insomma No! è l'amore che abbiamo per le hobby. Si monta così, il perno centrale è montato sul cuscinetto, quindi gira, si Ok, appoggia, il cerchio è forato, è quello che abbiamo forato prima, certo, si appoggia sull'assale, e via, si spinge fuori. si spinge fuori pian pianino perché ovviamente è cinese, quindi è storto, però si fa uguale. Mi piace questa precisazione costante. Sì, sì. Vabbè, cioè, bisogna essere onesti, dare a Cesare quel che è di Cesare. Si infila finché non entra dentro al foro e... Aspetta che non mi ricordavo. Riesci Eccolo. a sfilarlo senza impazzire o E storcere la senza perdere, sala. e senza perdere i cuscinetti soprattutto. Ecco, quella soprattutto per me è la cosa più importante, cacchio. Una Oppure volta per chi l'ho cercati ha... per tutto il campo da tennis dove corriamo, in una maniera Ciampa. allucinante. Oppure per chi ha, come si chiama? L'ingranaggio flottante. Per chi ha aperto il telaio e ha tagliato i supporti e ha il flottante, non puoi tirare le ruote per tirarlo via perché rischi di Certo. spostare il flottante e poi alla marcia successiva fai formaggio grana dentro. E quindi Formaggio grana. la fai la grattia al posto della mini. Quindi abbiamo scoperto cosa serve questo, abbiamo scoperto cosa serve questo. Ma fammi capire, cioè tu hai trovato i tutorial di questi attrezzi o ti sei ingegnato tu per capirlo? La seconda che hai detto. Immaginavo. Vabbè, alcuni me li hanno spiegati chi ce l'aveva già, perché non è che sono il primo Sì. uomo sull'alterra che ha comprato questi aggeggi. Sì, sì, sì. E Ci sta, dai. ovviamente, probabilmente sono uno dei pochi che li ha comprati tutti, però Sei il vero AliExpress collector. io provo, a me piace provare, anche perché dopo uno l'ho già cambiato, l'ho già buttato via, non mi ricordo dov'è, giù in garage, non l'ho neanche... Che è il fratello fatto male di questo. Cosa ancora più Bellissimo. Allora, avevo... È il mini me di quell'altro Non praticamente. so se avete presente quando comprate i roller nuovi che spendete sti 19 euro di roller Sì. e non girano Non niente. vanno. Zero. Morti stecchiti. Cioè, come se avessi comprato una monetina per il carrello. Esatto. Mastrolindo, chi sarebbe Mastrolindo? Sono io Mastrolindo di solito. Sei tu, ti amano. Dicono in chat che ti amano, Bela. Grazie mille. Il nostro super Bela. Allora, quando dovete far andare dei cuscinetti ci sono due modi. O vi mettete come i pazzi, come si faceva quando c'era solo la classica
a rodarli a manetta con il Dremel, con, che ne so, far girare, insomma, vi attaccate la rotellina di gomma sul roller, lo avvitate con una mano, tenete una roba, con l'altro il Dremel, e finché vi guardate YouPorn fate girare la rotellina, no? Oppure scuscinettate il roller. Per scuscinettare serve l'estrattore. L'estrattore è questo qua. Qui dentro avete la Ci fa sede finire il roller. da Ok. finire il cuscinetto. Il cuscinetto, sì, scusami. Ok. Questo è bello perché, al contrario di quello che avevo prima, si regola anche per quanto tirarlo fuori il cuscinetto, perché magari basta solo, lo dovete solo spostare all'interno. Perché Sì, concentrarlo magari un attimino. se voi fate degli assetti particolari, potete spostare il roller leggermente più basso e guadagnate qualche decimo di altezza dell'assetto. Questa è un'altra. Questa non me l'ha spiegata nessuno, mi è venuto in mente a me facendo prove. Chicche così come se piovesse stasera. Ma sì, ma bisogna condividere. Se no l'hobby non va avanti. Bravo. L'abbiamo detto anche quando abbiamo fatto l'intervista come team. Noi condividiamo sempre. Sempre comunque. Anche i segreti che ci dicono gli altri, quindi non dici niente. Quindi... non dite nulla. Questo si spinge il cuscinetto. Ovviamente quest'asse qui, questa barra filettata è forata e non si vede perché è impossibile da... No, si intravede. Eccola là, è forata, ci entra il perno che c'è di qua, quindi tu vai a spingere, il cuscinetto esce. Cosa succede? Che i cuscinetti sono molto soffocati perché vengono pressati per essere messi dentro i roller. Quindi conviene, con molta delicatezza, arrotolare un filettino di carta vetrata. Io uso la 400. Questa è carta vetrata, proprio tanto se vi fate, come un filtrino, insomma. Cioè non mi dire che lo passi dentro il roller. Sì, dopo dove non c'è il cuscinetto lo fate dilatare finché non prende e pian pianino lo girate, gli fate 2-3 giri alla volta, poi riprovate. Quando il roller ci sta giusto, che non esce ma che non è faticoso infilarlo, lo buttate nello zippo, che il cuscinetto si pulisce, eccetera, lo mettete su e poi mi raccontate il risultato. Tanta roba, raga. Abbiamo appena detto come sbloccare i cuscinetti dei roller. Tipo così. Aspetta. In alcuni casi, Ale, ci sono quei roller che anche se li provi a rodare non c'è mezza. Quello è un buon sistema. Vediamo se questo... che non si vedono perché non hanno i raggi questi. Vabbè. Si sentono però. Sì, si sentono. Questi sono asciutti, non sono lubrificati, ma hanno del loro. Ne ho anche di meglio, forse questi qua rossi. Salutiamo il nostro Cree. È più o meno lo stesso principio di quando, cioè per toglierli se non si ha quel viaggia però, Guarda. Sta ancora girando. E questo è quello che va peggio. Questo qua va meglio. Aspetta. Dicevo, Ale, questo sistema si può usare con l'ingranaggio quello delle mini hold. Che è il foro, c'è presente? Ah sì, grande. Dite, bulloncino? Sì. Lo avviti dentro, col cacciavite diventi un pochino... Cioè, devi essere un po' una bestia ad avvitarlo, detta come va detta. Sì. Pochino. Però da uno che ti prende le ruote e me le schiaccia talmente tanto dentro la macchina che non giravano più, penso tu lo possa fare. Sì, dopo questa... Però rischi, però c'è un problema. Niente ragazzi, Axel c'è... Scherzando ovviamente. E anch'io facevo così, non usavo l'ingranaggio. No, mai. L'anno scorso ho fatto anche un video sulla pagina del team di mio figlio, che è i Foxes, che sono i due amici qua di 13 anni che vengono a fare le garette con le box, e avevo fatto un video con una clessidra. Avevo una clessidra che era tutta rovinata, spanata, avevo fatto un video che è lo stesso principio dell'ingranaggio, insomma, perché anche la clessidra c'ha il foro per il cuscinetto, quindi si riesce avvitando, però anche lì c'è il rischio che, essendo troppo larga la sede del cuscinetto, mentre questa è precisa, cioè ci entra proprio, e poi ha anche la sale centrale, quindi
cioè la conformazione Vabbè, è sicuramente più professionale del... Ma non è tanto quello, non è la Fatichi meno, professionalità in secondo me. sé. Fatichi meno, sì, ma soprattutto lo metti dritto. Il problema è quello che se sbagli di pochissimo e lo metti storto perché l'ingranaggio si è schiacciato che è di plastica, o la clessidra è storta perché è già storta per i fatti suoi, perché c'ha l'invaso così invece e non ce l'ha a piatto, e butti via un cuscinetto perché sono fatti di niente. Dentro hanno la gabbiettina con tutte le sferette, sono 7 sferette dentro. Sì, sì. Si storge la gabbietta, butti via, casino. lo butti via. Quindi vabbè, insomma, io preferisco spendere questa spedizione piuttosto di rovinarmi 20 euro di cuscinetti, insomma. Assolutamente, sì. Ci sta di brutto. Sì, e poi una cosa ultima che ho comprato che è arrivata da poco è il tagliafreni. Questo è interessante perché è meglio che io non dica come sono i miei di freni, perché Axel mi ha visto quando taglio i freni. Questo ha un problema grosso. Questo. Non ti dico nulla. Sono un po' grezzo io per queste cose. Ma anche io li tagliavo con questa, guarda. Io fino a 20 giorni fa li tagliavo con questa i freni. Vabbè, io ho questa, dai. Beh, la tua è meglio la tua, Questa qui è quella da elettricista. A me è punta dritta. Taglia. Questo qui ha solo un problema. Costa un fracasso di soldi. Ma dai? Costa 20 euro sto robo. Quanto? 20 euro costa sto robo. Però è fatto benissimo, perché è tutto in carbonio. È in carbonio 6 mm, grosso una vita. I tagli sono indistruttibili, cioè sono proprio... Poi hai le varie misure, quindi riesci a misurarti la padella, il freno singolo, il freno quello, la stricca, quella che si usa da Beppe in iClass, no? Che loro possono usare dietro solamente la barra, quella lì. E poi il bello è che ha i gradi dietro per fare i tagli dei freni a gradi, se devi fare i freni laterali o se devi fare un freno centrale, freni su altri punti, oppure se ti devi fare gli inclinatori. Beh, dai, è bello completo, insomma. Sì, non è male questo, non è male. Figo. Ma anche questo ali? Sì, anche questo ali, però lo trovi su pochissimi negozi, cioè devi trovare... In realtà questo l'ho trovato, cioè lo trovi su Ali, ma io l'ho trovato tramite un canale che è quello che dopo vi dirò. Sì. Ecco. La cosa che non serve invece è questa. Quindi è quello per fare gli ammortizzati? O sbaglio? Esatto, è quello per sfinare le sedi delle molle Pernetti, sull'ammortizzato. Sì. Esatto. Posso garantirvi che è la cosa più inutile che io abbia comprato, nel senso che il suo lavoro lo fa. E se devi io l'avrei preso questo. Esatto, allora adesso ti spiego perché non serve. Il suo lavoro lo fa, e se non vuoi sbatterti, è più facile fare con questo che fare quello che faccio io sulle molle. Nel senso che questo qua sfina, la molla ci entra e hai finito. Però le molle è meglio allargarle piuttosto che indebolire una parte in plastica. Quindi quindi vi consiglio di prendervi una punta da 5 mm, carteggiarla dalla parte, una punta da trapano, carteggiarla leggermente dalla parte non della punta ma dalla parte dell'imbocco, in modo che ci sia l'invito, cioè che non sia dritta, sia un po' più tondeggiante, e finché fate il telaio vi infilate le 4 molle dentro e le lasciate là per la mezz'ora che lavorate il telaio. Quando le levate via entreranno nei perni senza essere sfinati i perni. Ma dai. Sì, quelle nere soprattutto. Quelle grigie ci vuole un po' di più, però non sognate di scaldarle perché perdono il potere elastico. Questo figo, tanta roba. E vi risparmiate un sacco di lavorazione. Che tra l'altro in questi giorni volevo provare a fare il mio primo ammortizzato, cosa che non ho mai fatto. Fatto bene a dirmelo, cioè quell'attrezzo sicuramente non mi arriverebbe in tempo, però una punta da 5 del trapano ce l'ho. E la cosa bella di questo è che ho riciclato è che siccome tutti gli attrezzi di Ali hanno la brugolina, ok?
e anche questo, eccetera. Questo per esempio io ci monto la punta da 3 per fare i fori quando faccio gli scorrevoli per il FL davanti. Perché questa si smonta, togli la brugola, si smonta, ci sta la punta da 3 e 3 mm è la larghezza del tubicino di rame, quello lì di bronzo, chiamatelo come volete, quello dorato. Non so come chiamarlo, Vabbè, piccolino, quello lì è quello che c'è dentro le clessidre, che quello lo monti per far scorrere su e giù i frontali o dietro sulla molla, no? Lo ingrassi e usi quello. Qua invece ci sta la punta da 5, ci sta la punta da 4,5, da 5, da 5,5 e da 6 qua, perché questa è da 6 questa. E a seconda di quanto strigi ci stanno tutte. Cosa fai con quello? Non ve lo dico, questa me la tengo come segreto. Almeno uno dai, posso. Giusto? Posso. Avevo capito, Elio, che intendevi quello. Avevo capito che intendevi quello lì. Sì, figo, molto molto figo. Allora. Tra l'altro volevo farvelo vedere, però non so, non l'ho mica finito. No, quando l'ho finito poi ve lo posto sul Telegram, raga. Ok. Ho sentito Carbon Robbie, mi ha dato un paio di consigli che adeguerò. Per me lui veramente fa delle robe incredibili col carbonio. Cioè veramente... E poi ti racconta tutto, è quello il figo. Sì, proprio super disponibile, umiltà incredibile. Lo godo. C'è una cosa che non vi ho detto, must have da avere. Il calibro, ragazzi. Il calibro, vabbè, classico, dai. Questo bisogna. Questo ci vuole, sì. C'è niente da fare. Un'altra cosa che, visto che se dovete prendere qualcosa su AliExpress, io vi consiglio di comprare una cosa che tutti schifano, ma io l'ho comprata per un motivo diverso. Allora, che sono queste robe qua? Porca miseria. Le vedete? Sì. Per fare le prove? Sono i kit, no. Sono i kit, quelli già pronti in quella schifezza di materiale plasticoso che usano loro. Ok, sì. Non hanno i fori, dove li hanno quelli Tamiya. E tu dici, bene. E tu dici, tu che cazzo te ne fai? La usi come Dima, perché se ti serve il foro lì, oppure la giri e la usi come Dima dall'altra parte. Hanno le misure leggermente diverse e mi sono servite per fare delle cose strane, per allungare, per accorciare le distanze magari sul posteriore, quello flottante, per guadagnare qualche decimo, eccetera. E devo dire che se non le avessi avute mi sarei dovuto misurare, fai e briga, poi sbagli una roba e giù soldi che partono, quindi con queste ho risolto. Difatti se li guardate, questo soprattutto è quello che ha i fori più storti di tutti, cioè più strani. L'ho forato leggermente strani, sì. Infatti vedi che c'ha anche le asole, c'ha questi non esistono, questi neanche sull'originale, no? E questi li ho usati, questo foro qua e questo foro qua li ho usati per fare l'aggancio dell'FL dietro quello che ha solamente il funghetto centrale, perché mi serviva avvicinarlo e quindi questo con 10 euro figo. Sì. Basta. Se vogliamo faccio vedere cosa ho preso io. Vai. Che volevo anche un tuo consiglio, tra l'altro. Vabbè, ma io non è che sono Alexa, basta? Ho comprato tante cazzate. È partito Alexa a parlare. Allora, io sto avendo qualche problema. Vedi? Aspetta che guardo dall'altra parte. Mettiti sullo schermo principale. Ok, ora mi vedi. Ah, sì. Su tuo consiglio, tra l'altro, ho preso. Funziona da Dio. Bellissimo. Su come disporre le viti per bloccare, diciamo, durante un lavoro. Cioè, è veramente una cosa che ho un problema mentale nel fare io sono un idiota perché ho le dime giù fatte da Milito e non le ho portate di sopra per far vedere. Vabbè, tranquillo. Però sostanzialmente ti hanno dato insieme a quella cosa là, ti hanno dato le 2 placchette con delle viti che sono anomale, perché sono M8 come diametro di Aspetta viteria. che ce l'ho qua, va. Vai, tirale fuori.
Tanto vale, ce li ho qua. Hai il calibro? No, ce l'ho in cantina. Porca miseria. Vabbè, non hai neanche una stecca per misurare? No. Righello? No. No. Ale, chiedo un Vabbè. secondo, mi metti a monitor l'ultimo commento su YouTube? Sì? Grazie. Allora, in generale, piuttosto che su Amazon, che comunque effettivamente c'è poco e niente, noi consigliamo sempre negozi qua in Italia, Esatto. piuttosto che comprare dall'estero. Uno, perché la roba ti arriva veramente in 1-2 giorni, se va fatta a lungo andare, cioè. E secondo, perché comunque... Guarda, io supporti per esempio prendo sempre da Edo, anche perché è un discorso logistico di vicinanza. Sì. Cioè io da Parma glielo ordino il pomeriggio, la mattina del giorno, il giorno successivo ce l'ho a casa, quindi mi è Esatto. super comodo, però ovviamente ce ne sono 1000, ecco. Io mi rifornisco gli Edo Model di Bologna. Qua da noi c'è Japan Model, che dicono tutti sia, io ce l'ho qua un tiro di schioppo, ma dicono che sia velocissimo a spedire, lo chiamano Dog Amazon, quindi sì, lui è, e ha dei gran prezzi, è veramente una scheggia a spedire. Ci sta. È sempre bello fornito, ha anche una chat con tutte quante le novità che gli arrivano man mano che gli arrivano, quindi Buono. viva Sì, il Model. consiglio, Stefano, è cerca dei negozi italiani, fai prima. Esatto. Li trovi, tra l'altro, Così vai sulla disponibilità che hanno. Tra l'altro li trovi tutti quanti su eBay, perché trovi Japan Sì. Model, Cavinato Modellismo, Edo Model, Adria Model e Toys in Fabula. Li trovi tutti quanti su eBay e sono delle schegge. Io li ho provati tutti, 2 li ho qua vicino, ma li ho provati tutti e sono dei razzi a spedire, sono veloci e hanno insieme riesci a trovare tutto quello che c'è in giro. Sì, anche perché alla fine poi alle gare devi comunque usare pezzi importati in Italia, quindi tanto vale che li compri nei negozi di modellismo che sei sicuro che sono importati. Sì. Ma sai che tra l'altro noi di Ravenna abbiamo un paio di ragazzi che vengono dalla tua zona ai campionati nostri a Bologna? C'è Iari che secondo me è di Ravenna anche lui. Oddio, non me lo ricordo, però si sono di quelle zone lì secondo me loro. Sì. E secondo me anche Guglielmo all'incirca viene da quella zona lì. Loro due mi venivano in mente. Sul nostro Telegram, Stefano, c'è gente della tua zona comunque. Un attimo che ti posto il link per entrare. Vai, postaglielo sul tubo. Non mi ricordo sinceramente. Stavamo parlando delle viti. Esatto. Allora, se tu guardi quelle viti lì, aspetta, è quella giusta, fammela vedere di... Allora, ci sono due viti... queste. No, allora quelle altre, allora quelle lì, l'ultima che hai preso sono per la manetta. Vanno infilate sulle manette. Esatto. Ok. E c'hai il foro, la infili dalla parte, deve andare esatto, e con un cacciavite a croce Philips, esatto, così, proprio così, e la infili sulla manetta. Sulla manetta c'è un foro, se guardi, su quelle per girare. Sì. Ecco, e così ti danno una mano ad andare avanti e indietro. Ah, vedete ragazzi, tutorial by Bela. La sto incastrando, così la faccio vedere, la stringo giusto così a mano per farla vedere, ma diventa una cosa di questo tipo. Esattamente, poi essendo molto più lasca perché ha il filetto fino a un certo punto e basta, ovviamente dentro scorre. Se riesci a fare questo giro qui in maniera più agevole. Non sta a rovinarla, farlo... No, esatto. la lascio un po' così, poi la metto giù meglio. Esatto. Mentre l'altra vite che hai, se tu guardi, c'ha l'M8 che è standard, cioè lo spessore della barra filettata è standard. Sì. Mentre la testa è più grossa di una M8 che vai a comprare in ferramenta. Sì, assolutamente sì. Perché se tu guardi, esatto, i due lati entrano dal piatto, entrano sulle corsie del banchetto e non gira. Esatto, e non gira. Se tu la guardi non ruota perché si blocca. Esatto. E così quella serve per bloccare i pezzi. Il problema è che non hai dei pezzi. Allora non hai delle dime. Cioè non hai dei pezzi da bloccare come come se fosse un pezzo da torniro da forare, che ti bastano 2 clamp così. E quindi il consiglio che ti do io è di prenderti un pezzo di legno dritto. Ok. Fare dei fori dritti dove ci passi quella. Esattamente. Ne metti una a destra, una a sinistra, deve essere dritta, Ti metti con una squadretta, fai le cose fatte bene, fai le righine e tutto. Dopodiché... Già mi conosci, è bella che...
Sono un po'... Io vado un No, anche perché po'... sennò fai anche perché sennò fai una cappella fotonica. No, E esatto. poi ci appoggi dritta, una delle barre che hanno i fori più interessanti. Ci fai un... No, le Non barre di queste. carbonio, le carbon. Ok, Le quelle già carbon, da le carbon. tagliare, ok, Sì, sì. ok. Sì, ma ne prendi, che ne so, la Batman, che è quella che ha più fori di tutte, boh. Fai i fori, quelli da 13, da 19 e da 9, perché sono quelli che vanno per i roller da 9, per i roller da 13, per i roller da 19, Certo. perché sono quelli che vanno bene, che hanno quasi tutte le altre carbon, e fai un preforo in modo da poterla poi usare per infilarci. Ah, come guida. Ti è partito l'audio. A me? Sì. Sì, ora sì. Aspetta. Per un momento ci Ah, sei partito come audio. deve essere, boh, non lo so. Ma forse anche perché con 2 telecamere c'ho la doppia banda Può ciulata. essere, può essere. E poi il resto delle dime te le fai fare da Luca Milito, perché ha già le misure, perché mi ha fatto le mie. Gli Perfetto. dici io voglio le misure come il Bela e te lo fa. È buona fine. Con questi 500 euro di dime. Porca boia! No, sto scherzando. Non lo so, fatti fare Bisogna due chiedere, sì, conti, No, sugli dico che ti sei fatto strumenti stampare, sono visto sempre molto d'accordo su chiedere a chi ne sa di più, ecco. esatto. Poi Meno visto sul che farmi sei fare le cose, cioè preferisco imparare a vabbè, però farmele. però Magari le male, dime, le farò male a vita, ma vabbè. vabbè, ma la dima fatela fare, nel senso che la dima è comoda. Sì, no, cioè, nel senso, Cioè, anche per fare gli angoli dei freni, quelle robe lì. E sì, visto che sì, se sì. ti fai fare una dima, fatti stampare anche questa, che occupa poco posto. Quella mi interessa parecchio, che tanto alla fine giampa tutto andare, quindi. Se te la fai stampare presto, il 21, io sono lì, te la porto giù io. Ma tu il 21 vieni allora? E tutto il team viene giù, siamo in 5. Che Ah sì? spettacolo, raga. Sì, Bomba! veniamo perché... 21 maggio da Edomode della Casadecchio di Reno, raga, c'è la finale di campionato. Avremo con noi i Esatto. Black Warriors anche, quindi. Wow! Tanta roba. Perché Felix ha detto che ci fa da mangiare per tutti. Fighi Felix, se non ti presenti con almeno un barilone di birra, guarda, veramente. Dopo che hai detto sta roba, veramente. No, vabbè, sto scherzando, ovviamente. Dovremmo metterci d'accordo perché ha detto che fa a casa, poi porta lì e scaldiamo, quindi boh, non lo so, vediamo. Ah sì, ci sta, ci sta. Dai, bellissimo. E basta. Io ho 2 Ti robe fanno da... una domanda, Sì, aspetta. vai. Ma che voi sappiate a Torino c'è qualche posto per far correre le mini su pista? Sì, ce ne sono. Non Ci me lo sono a ricordo. Torino. Non me lo ricordo. Forse più giù Stavo di provando a Torino. guardarci, Ale, sulla lista. Se mi dai un attimo, provo a tirare fuori l'informazione. Guardaci, sì. Ci risponde Felix intanto. Eh? Vi Io porto vi quello porto che volete. Hai visto? Hai visto? Devi portarci la tua simpatia, fine. Grande. Se ci scappa anche qualcosa da bere. Finché cerca le mini di Torino, vi faccio vedere l'ultimo acquisto che Vai. ho condiviso con un po' di ragazzi che mi hanno dato fiducia ed è andata bene. Allora, Grande Iari, eccolo qui. Iari, ma tu di dov'è che sei? Ricordami. Sei zona Ravenna anche tu? O sbaglio? vediamo, risponde. C'è un ragazzo che, se non ho capito male, vorrebbe riprendere o iniziare Mhm. con le mini che è delle tue parti, se non ricordo male, eh? L'ho scritto prima, sì, Stefano Zappador. Esatto, sì. Ah, il tornio, tanta roba. Facci. Allora, questo torneo, tutti quanti mi Ah, chiedono... Rimini, vabbè. Tutti quanti mi chiedono se è Jugos, non è Jugos. È quello di AliExpress? Sì, è quello che vedete su AliExpress, però io sono riuscito a trovare una persona che ha un contatto in Cina e me li fanno avere, però ultimamente siamo fermi perché ne ho presi 10 e non ho altri 2000 euro da investire in questo momento. Vedi tu. Quindi li sono finiti tutti, comprati su ordinato, vabbè comunque. È un torneo che non ha grandi pretese, funziona bene, c'ha il suo strumento, c'ha il suo banchetto che è come quello che ha mostrato prima Alex in miniatura però. E niente, si mette la gomma qui, si mette il cerchio qui e poi si accende, bzzz, lui gira, qua c'è la lama, si chiude, si tornisce. Però qua siamo... cioè
bisogna esagerare, cioè se uno vuole fare robe esagerate così, se no le gomme fatevele fare, insomma, trovate, adesso sono riuscito a sparpagliarne in giro per l'Italia a 9, Parecchi. questo è il 10º, è il mio, e quindi qualcuno che ce l'ha al tornio che vi fa le gomme lo trovate, dalle parti vostre ce ne sono ben 5. Beh, rompiamo le palle a Jackie subito C'è adesso. Jackie, c'è Luca, era tipo sommerso di richieste. Sì. Dovrà ripagarselo in qualche maniera al torno. Ci può stare. Esatto. E poi l'ultimo segreto di Fatima. Io spero che ci sia qualche Black Lotus in linea in questo momento. Sì, c'è Franz sicuro, c'era anche Leo. Che adesso voglio vedere un commento, preparatevi a commentare Leo e Franz. Questo è l'ultimo gadget che vi presento oggi. Che a me sembra il tappino delle colle, quelle con laghetto sopra. Esatto, sembra una coppetta mestruale, ma non lo è. E il suo creatore l'ha chiamato Motor Squirter. Ed è sostanzialmente quello che fa. La pratica ti abbiamo perso come audio. Ripreso? È un po' meglio, sì. Secondo me c'è il cavo che si sta tirando perché c'ho il mixer troppo dietro. Pronto? Meglio. Sì. Ok. Sì, è il cavo, devo cambiare. È il cavo, Amen. Vabbè. No, perché è quello corto. Vabbè. Praticamente motore si infila e si attacca perfettamente perché l'ha fatto in un PVC gommato particolare. Difatti, se guardate in basso, flette, okay. Tanta roba. Il bello è che dentro è leggermente conico il foro, quindi quando ci mettete la cannetta della bomboletta del vostro liquido pulitore preferito, ma dai, voi spruzzate, voi mettete la cannetta qua, spruzzate e praticamente dal foro davanti, questo qui, viene fuori, e anche dalle due alette qui, cioè fa la spurga proprio, esce l'impossibile, e usate metà del liquido. Vabbè, perché chiaro, eviti le perdite in giro, è tutto lì e quindi siete perfetti. Usato... complimenti a lui, è una genialata sta roba. Sì. Luca Milito Design Ingenious, sempre lui. Veramente è un genio, cacchio, bella idea. Sembra che lo sto sponsorizzando, ma in realtà le cose che servono... Vabbè, se fa le robe fatte bene è anche giusto dirlo, esatto. dai. Se ne avessi avuto uno qua, vi avrei mostrato anche il torque tester, il torque tester per i motori. Lo conosciamo, ecco, sì. Che a breve ci sarà la revisione, la 2. E basta, sostanzialmente io non ho più nulla da mostrare, quindi ritorno di là. Figata. Tanta roba. Raga, avete domande, cose? Io volevo farvi vedere quello che ho preso io ultimamente. Vi faccio vedere io, semplicemente perché non l'ho ancora bloccato al tavolo. Vediamo se riesco. Così. E sarebbe praticamente è un accessorio per il Dremel. Vedete? Sì. Se lo metto di qua lo vedete meglio. Che fondamentalmente permette di lavorare come trappa una colonna. Niente di più, niente di meno. Lo godo molto più che altro perché tiene molto fermo il Dremel e quindi si riescono a fare dei lavori fatti per bene, quindi non solo fuori verticale scendendo, ma anche ad esempio solo per limare, cioè tenere solo il pezzo e muoverlo attorno alla diciamo alla, come cavolo la chiamo, la punta con la carta vetrata, fresa, sì, diventa molto molto più semplice. È un accessorio che non costa una follia, ma neanche il Dremel costa una follia, a meno che non prendete quelli follia, allora, però insomma. Cosa fai? Dremel più colonna 100 euro, 110? Sì, circa, dipende poi il Dremel, no? Perché vanno in funzione del motore, della potenza, degli accessori con cui te li danno. Se ti danno la cassettina di ferro oppure no? Quindi
in base a quello poi varia effettivamente il prezzo finale, però Sì. io ho preso praticamente quello base con la custodietta di stoffa, tra l'altro, quella Sì, proprio... sì. Tanto una volta che l'ho montato lì, praticamente da lì è difficile che lo sgancio, Non lo levi quindi più. faccio tutto direttamente lì, lo avvito, che poi tra l'altro si avvita proprio, quindi Sì. è super stabile, puoi dare un'inclinazione coi gradi e poi c'è questo movimento verticale tirando la leva che anche, cioè andando dritto per dritto in verticale su un foro, diciamo, riuscite ad andare volendo, credo, preciso. Non ho ancora provato quello. Allora Per io il ce l'ho momento ci identico. sto... Io ce l'ho uguale al tuo, È uguale, identico. E per quello ti ho fatto prendere quel banchetto lì. perfetto. L'unico difetto che ha tutto il sistema, che costa molto poco e quindi deve avere dei difetti, Per forza. non ci si scappa. E non hai la misura dell'alzata. Quindi se tu devi fare una fresata di profondità 1,5 mm, non sai non puoi quanto vai fare. giù. Bravissimo. Un trucchetto che ho utilizzato per fare le misure giuste, siccome ho scoperto che le punte della Proxon, siccome il mandrino è identico, ha misure diverse, però si possono montare le punte della Proxon che sono rettilinee, sono dritte, Certo. e le punte della Proxon hanno delle tacche a 1 millimetro. Quindi se tu vai a misura, se tu appoggi a misura del pezzo l'altezza della colonna e poi ti allontani muovendoti con l'asse XY e poi abbassi la punta di 1 millimetro di una tacca, automaticamente riesci ad abbassarti di 1 millimetro e quindi fai le misure lo stesso. Beh. Dai, buona questa, Quindi, buona, bella idea. e difatti tutti i telai che ho fatto li ho fatti così, e le misure poi le provo col calibro e ci sono, quindi Ci sono, quindi se coincide, sì. ottima roba. Ovvio che non puoi togliere un decimo No, vabbè, non lo levi, grazie. perché poi vabbè, te la puoi giocare con gli spessori sotto le barre, cioè tipo la padella la devi abbassare di 1,3 millimetro, fai 1 millimetro con la punta e sotto ci metti le randelle che sono 0,3. Sì, tosto. Insomma, in qualche maniera si fa. Poi Sì. C'è da ingegnarsi un po'. se no, Però, diciamo, è un spendi sistema 300 euro. vagamente accettabile. Abbastanza, esatto, Soprattutto per accettabile. chi come me vuole provare ad aggiungere un pezzettino in più, ma comunque io sono abbastanza all'inizio, lo sapete, quindi diciamo, non sono assolutamente... non ho l'ardire di arrivare a fare delle cose incredibili nel breve tempo, però me la sto prendendo con calma, anzi queste live diciamo che penso di essere la prima persona a cui sono utili, perché comunque avere tante nozioni da questo punto di vista, anche consigli su quali strumenti prendere, soprattutto all'inizio, ti evita di spendere soldi a cacchio in maniera inutile, no? Cioè io anche su questo sono andata a colpo sicuro. In tanti sui gruppi mi avevano detto ma basta il Dremel, vai tranquillo. Esatto. Dremel. Come faccio per fare un lavoro preciso perché a mano libera, cioè tenendo in mano il Dremel non è che puoi fare delle cose, come dire, mille ingegner cane e via, no? Invece così bene. Infatti ho fatto il pivot, si chiama se non ricordo male, con le due parti ammortizzate, che stavo facendo con gli O-ring e poi il buon Carbon Robby mi ha tirato fuori il jolly del gommino per avvitare i pallocchi. Tanta roba, cambia tutto, però con la... vedi, guarda, uguale praticamente, ha fatto uguale, io identico. Top. Questo l'ho fatto a mano, è il primo che ho fatto senza fresa, senza niente, con l'antinegativo anche, infatti c'è ancora il freno su. Bello. Qua, sì, con la padella in carbon, fresata già. Questa me l'ha fatta Alberto, è stata la prima che mi ha fatto. Con la fresata, vediamo, eccola qua, sì. Ed è tutta in FRP, però tu l'hai fatto in carbon, immagino. Sì. Avevo un po' di carbon da buttare. Sì, esatto, così. Fai Snoop Dogg qua delle carbon. Sì, è proprio... Non ti vergogni a dire queste cose così in pubblico, un po' di con carbon, la maglietta della Tamiya intanto. Cioè, noi non siamo aziendalisti, ragazzi, no? Appena. No, c'è una cosa che volevo dire a proposito di questo.
ma non me lo ricordo. Anzi, Per cui, io una se mi verrà in cosa vi mente. dico assolutamente, ve la dico per la vostra salvaguardia. Quando fresate le carbon con il Dremel, perché se le fresate al mano, no, ma se le fresate col Dremel o col Prox o con qualcosa di meccanico che ha un po' di giri, fate polvere. La polvere di carbonio è infima, quindi se avete è finissima, quindi se avete orologi meccanici, roba, toglieteveli. Se non avete la mascherina siete dei pazzi. Io ho preso le mascherine FFP3 e quando finisco di fresare ho il segno nero sotto gli occhiali delle Vacca carbon. boia, Quindi Ale, tu ti sei preso adesso il coso, prenditi la FFP3, tanto le trovi per dal forza. brico, te la metti su, io mi metto quella, poi vabbè io che sono delicato mi metto anche le cuffie antirumore e freso. Vabbè, Perché ma se fai no vedere quello che hai sopra le lenti finito di lavorare con di fresare. Cioè, hai le lenti che sono tipo diventate opache, le vai a lavare quando giù l'acqua nera, tipo. esatto, considerate che avete lo stesso ha fatto vedere lo svasatore? Grande Robby. Svasatore. Tanta roba, tanta roba. Ti stavo raccontando, Robby, della nostra chiacchierata sul pivot che mi hai dato qualche consiglio e anche sul fatto di utilizzare l'avvitatore degli O-ring per fare l'effetto elastico in chiusura, no? Io Tanta l'ho roba, copiato da lui la prima volta che l'ho visto. tanta roba, tanta E non roba. eravamo ancora in team. Vediamo, aspetta se riesco ad arrivare a... Ci devo ancora lavorare, però devo ancora Cazzo, guarda tagliare, che devo ancora bellino. fare. Guarda che Sì, poi bello. ho Beh, usato gli autobloccanti perché mi piacciono, sono uno spendaccione. sei stato bravo, guarda che Piano piano ci si lavora e guarda, via. qui ne ho un altro con gli O-ring invece. Fatto. Bello, sì, come il mio, anche io ho usato... Però Ah no, tu hai usato con gli O-ring, scusami. questo è con gli O-ring e questo invece è col coso. Ne ho fatti due. Questo è fatto con le banane. Mhm. Questo invece è fatto con tutti gli avanzi. Difatti, se vedete, non ce n'è una accavallata sopra l'altra. Vedete? Grande. Perché ho È giusto provato a così, fare due cose diverse. giusto E così. questo invece è il posteriore che vi dicevo prima. Che è il solito, il classico. Bello questo. Questo qua. Questo è tutto in carbon. Vabbè. Bello, 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 bello. Sì, devo ancora lavorarci parecchio, però piano piano, Ma piano piano ci si lavora. da uno si comincia. Sì, 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 no, ma Non io è infatti che... sono contentissimo. Cioè, fai conto che sono partito con il tutorial della rivista della Tamiya, quella blu. Cioè, nel senso, ho detto, se devo fare le cose fatte bene dall'inizio, vediamo cosa dice Tamiya. Giusto? Capiamo, no? E poi aggiungiamo altri passaggi, quindi tanta roba, tanta roba. Va bene, ragazzi, io direi che siamo bellamente in chiusura. Oh, yes. È ora, ormai sono le 11. 11. Io volevo ringraziare infinitamente Bela, che ogni Ma volta figurati. che ci sentiamo ci regala consigli ed esperienza senza mai risparmiarsi tanta roba. Ci Grazie, dovrebbero grazie. essere più Bela in questo hobby, per quanto Grazie, mi ma riguarda. Quindi... ce ne sono tanti che non Ce ne hanno mai sono, avuto ce ne una sono, ma non voce sono e mai invece abbastanza. voi state dando una voce che le mini non hanno mai avuto. Ci proviamo, ci proviamo, ci proviamo. Ci manca un po' dell'esperienza, ma diciamo che tu e tanti altri state contribuendo a formare anche noi da questo punto di vista, che Beh, diciamo, magari diamo una mano dal punto di vista comunicativo, ma ovviamente vabbè, Axel sicuramente ha molta più esperienza di me, anni e anni Io che va non so avanti. cosa imparare, Vera lo so Però, quanto mi ha aiutato in expert. però io sono, cioè nel senso che la expert di adesso è un altro pianeta rispetto a quello che era una volta. tutto bene, Axel? Madonna. L'agitazione di Axel durante il CISE, va bene. Mamma che tremasse. L'anno prossimo vi voglio vedere anche te, Ale e Puggio, entrambi a tremare, ve lo dico. Sì, sì, vedrai. Va bene, ragazzi, io vi ringrazio ancora e a questo punto, addio piacendo, ci vediamo alla prossima live, settimana prossima. Ciao, ragazzi. Buenas noches. Ciao. Ciao.